Parliamo di tatuaggi. Tatuarsi è una moda ormai diffusa nella società occidentale, ma la loro origine risale a oltre 5.000 anni fa. Se siete curiosi di conoscere la loro storia, seguitemi in questo viaggio. È nel 1769 che il capitano inglese James Cook, approdando a Tahiti, trascrive per la prima volta la parola tattoo, derivata dal termine tau tau, onomatopea che ricordava il rumore prodotto dal picchiettare del legno sul lago per bucare la pelle. Dagli appunti di Cook sappiamo che uno dei metodi principalmente utilizzati dai tahitiani per tatuare era quello di servirsi di una conchiglia affilata, attaccata appunto ad un bastoncino. La testimonianza più antica giunge dal confine italo-austriaco, dove nel 1991 sulle Alpi Ozalet viene rinvenuto il corpo congelato e ottimamente conservato di un uomo che gli scienziati ritengono sia vissuto circa 5.300 anni fa. Ozi, così è stato soprannominato, presenta in varie parti del corpo dei veri e propri tatuaggi, ottenuti sfregando carbone polverizzato su incisioni verticali della cute. I raggi X hanno rivelato degenerazioni ossee in corrispondenza di questi tagli. Si pensa quindi che all'epoca gli abitanti della zona praticassero questa forma di tatuaggio a scopo terapeutico per lenire i dolori. Con il passare del tempo il tatuaggio assume però altre valenze. Le pitture funerarie dell'antico Egitto mostrano tatuaggi sui corpi delle danzatrici, tatuaggi rinvenuti anche su alcune mummie femminili, risalenti a circa 2000 anni a.C. I Celti adoravano divinità animali quali il toro, il cinghiale, il gatto, gli uccelli, i pesci e in segno di devozione se ne tracciavano i simboli sulla pelle. Presso gli antichi romani, che credevano fermamente nella purezza del corpo umano, il tatuaggio era vietato e adoperato esclusivamente come strumento per marchiare criminali e condannati. Solo successivamente, in seguito alle battaglie con i britannici, che portavano tatuaggi come segni distintivi d'onore, alcuni soldati romani cominciarono ad ammirare la ferocia e la forza dei nemici, tanto quanto i segni che portavano sul corpo, e cominciarono essi stessi a tatuarsi sulla pelle i propri marchi distintivi. Fra i primi cristiani era invece diffusa l'usanza di ostentare la propria fede tatuandosi la croce di Cristo sulla fronte. Dopo le crociate, però, il tatuaggio sembra scomparire dall'Europa, ma continua a fiorire in altri continenti. In Nuova Zelanda i Maori firmavano i loro trattati disegnando fedeli repliche dei moko, che sono tatuaggi facciali personalizzati. Questi moko sono usati ancora oggi per identificare il portatore come appartenente ad una certa famiglia o simbolizzarne le conquiste ottenute nell'arco della vita. In Giappone il tatuaggio era praticato fin dal V secolo a.C. a scopo estetico, ma anche a scopo magico e per marchiare i criminali. Curioso sapere che la nascita dei bellissimi tatuaggi orientali che tutti oggi conosciamo sia dovuta all'imposizione nell'antico Giappone di dure leggi repressive che vietavano alla popolazione di basso rango di portare kimoni decorati. In segno di ribellione, queste stesse persone cominciarono a portare nascosti sotto gli abiti enormi tatuaggi che coprivano tutto il corpo, partendo dal collo per arrivare ai gomiti e alle ginocchia. Il governo nel 1870 dichiarò illegale questa pratica ritenuta sovversiva, ma il tatuaggio continuò a fiorire e a prosperare nell'ombra. Facile comprendere come la Yakuza, la mafia giapponese, adottò ben volentieri la pratica fuori legge del tatuaggio su tutto il corpo. I loro disegni, molto elaborati, rappresentavano solitamente conflitti irrisolti, ma riproducevano anche simboli di qualità e caratteristiche che questi uomini intendevano emulare.
Ad esempio, una carpa rappresentava forza e perseveranza, un leone attitudini a compiere imprese coraggiose e via di seguito. Il 1891 è un'altra data molto importante. L'inventore newyorkese Samuel O'Reilly brevetta la prima macchinetta elettrica per tatuaggio, rendendo improvvisamente obsolete le tecniche precedenti, più lente e soprattutto molto più dolorose. Negli anni 20 i circhi americani assumono più di 300 persone tatuate da capo a piedi come attrazioni per il pubblico. Per mezzo secolo i tattoo diventano marchio di minoranze etniche, marinai, veterani di guerra, malavitosi, carcerati e così via, considerati indici di arretratezza e disordine mentale. Negli anni 70 e 80 movimenti quali punk e bikers adottano il tatuaggio come simbolo di ribellione ai precetti morali predicati dalla società. Ed eccoci ai tempi moderni. Che abbia valenza puramente estetica o che sia impresso al ricordo di un momento importante della propria vita o ancora esprima la volontà di un ritorno alle origini, a valori antichi e profondi che la società moderna sembra aver dimenticato, il tatuaggio vive oggi un momento di grande rinascita, liberandosi finalmente dalla coltre di pregiudizi che da decenni lo intrappolava.